Cari amici, voglio condividere con voi le impressioni del mio viaggio sacro in Armenia quest'estate. Il 10 e 11 agosto ho avuto la fortuna di visitare un luogo molto interessante e importante, l'osservatorio più antico del mondo, Karaunj, dove ho celebrato il Navasart, il Capodanno stellato, un'antica festa armena, venerata e celebrata da quasi tutte le civiltà antiche da tempo immemorabile. Ma andiamo con ordine. Da diversi anni desideravo visitare Karaunj in questa data significativa e finalmente quest'anno sono riuscita a recarmi in Armenia, nella mia patria d'origine. Vorrei sottolineare che è stato un viaggio molto importante ed emozionante per me e, cosa interessante, ero costantemente in uno stato di flusso e un grande stato inferiore in cui gli eventi accadono minuto per minuto. Ecco perché, in senso figurato, sono letteralmente saltata nell'ultima carrozza del treno in partenza per essere a Karaunj. Ho viaggiato con un gruppo numeroso guidato da Vazgen Gevorkyan e sua moglie Elena. Vazgen Gevorkyan è un musicista e ricercatore indipendente che ha svolto un lavoro enorme e da più di 20 anni aspettava questo miracolo per il quale ci siamo riuniti tutti. Sono salita in uno dei 5 autobus e il dipendente responsabile dei passeggeri del nostro autobus ha annunciato che ci aspettava un viaggio fantastico. Avremo annullato lo stress, i nostri problemi e che saremo rinati acquisendo energia, reset della propria vita. Ho sentito cosa volevo e perché stavo andando a festeggiare Navasart a Karaunj. Il viaggio è stato lungo, con musica e canzoni popolari armene, ed ad un certo punto del viaggio la donna che accompagnava i passeggeri del nostro autobus si è seduta sulla sedia libera accanto a me. Ci siamo conosciuti e abbiamo iniziato a parlare. Si chiamava Edith Simonian e si rivelava un'artista molto originale che crea dipinti con petali di fiori che lei stessa raccoglie ed essica. Mi sono piaciute molto le sue opere, realizzate con gusto delicato. Era la terza volta che Edith si recava a festeggiare Navasart. Naturalmente le chiesi come il reset e l'azzeramento avessero influenzato la sua vita, al che mi ha detto che tutti i suoi desideri e obiettivi che non si erano realizzati per decenni ci sono avverati come da soli e che la vita ha cominciato a girare a spirale verso l'alto invece che in cerchio come al solito. E mi ha anche detto che è una delle poche persone fortunate che si guadagna da vivere facendo ciò che ama e che creare i suoi quadri la riempie di energia, di felicità e di quanto sia importante per lei il processo di creazione. Non mi soffermerò sui dettagli del viaggio, ma vi parlerò del più antico osservatorio del mondo Karaunj e della stessa festa Navasart, delle informazioni scientifiche, storiche e arcane. Le civiltà antiche possedevano queste conoscenze alla perfezione. Secondo il famoso ricercatore di civiltà antiche Graham Hancock, oggi l'Armenia può essere la chiave per svelare i misteri del mondo antico. Se parliamo dei templi cristiani dell'Armenia del 4-13 secolo, tutti, senza eccezione, sono costruiti sulle fondamenta di templi più antichi, pre-cristiani, che a loro volta sono stati eretti sui luoghi di santuari ancora più antichi. Le conoscenze conservate e accumulate nel corso di molti secoli e millenni sono sorprendenti. La storiografia armena testimonia che oltre agli insegnamenti religiosi, negli antichi monasteri e università armeni si studiavano varie scienze libere: astronomia, matematica, fisica, filosofia, logistica, alchimia, metrica musicale e così via.
Tutte queste scienze si basavano sulle conoscenze più profonde proprio nel campo dell'astronomia, sulla conoscenza del movimento dei corsi celesti, delle leggi immutabili del cosmo, del tempo, del calendario. Purtroppo queste conoscenze sono andate perdute nel tempo o sono state deliberatamente distorte. Ma fortunatamente i nostri saggi antenati hanno comunque lasciato la loro eredità, avendo depositato queste conoscenze nell'architettura e nella geometria dei templi, nel loro simbolismo. La conoscenza ancestrale persa è stata gestita da molti ricercatori come Paris Gerouni, Graham Hancock, Nicholas Howard, Edward Maunder, Onik Hankilan, Vahagan Vahrajan, Vazgen Gevorkyan e altri. È stata studiata le conoscenze perdute degli antenati. Sono stati studiati i seguenti siti: Mezamor, Karaunj, Zvartnots, gli antichi monasteri di Tatev, Noravank e Vahanavank. Se siete interessati a conoscere i fatti sacrali, mistici e storici di questi oggetti, scrivete nei commenti e preparerò altri video. Ma l'argomento di oggi è l'antico capodanno armeno Navasart e Karaunj, una delle composizioni di pietra più misteriose del mondo. L'osservatorio e qualsiasi centro scientifico nell'antichità e anche in epoca medievale appartenevano al clero e a quel tempo i sacerdoti erano impegnati nelle scoperte scientifiche e nello studio del cielo. Ecco perché qui si trovano anche le tombe dei sacerdoti. L'osservatorio è stato creato dal genio di antichi scienziati sacerdoti per la ricerca scientifica del Sole, della Luna, delle stelle e dei pianeti. Il nome stesso di Karaunj o Karunj può dirvi molto. Kar, tradotto dall'armeno, significa pietra e Unj significa suono, voce, cioè pietre sonanti o parlanti. È interessante ricordare il nome di un complesso megalitico in Francia che contiene anche la radice Kar, Karnak. Anche il nome di Karaunj e di Stonehenge, famoso in tutto il mondo, coincidono. La parola armena Kar e la parola inglese stone significa la stessa cosa, pietra, ma le seconde parti comune ad entrambe le parole, Hunj e Henge, sono interpretate in modo ambiguo. Altri nomi del complesso sono Zoraz Karer, pietre del potere, Karegans, tesori di pietra, quindi da un lato tesori, dall'altro suonare. Gli scienziati ritengono che il Karaunj armeno sia l'alternato del Stonehenge britannico, del Callanish scozzese, Karnak francese. Karaunj è stato senza dubbio un centro di culto degli antichi dei per millenni. Il complesso fu anche sede di un'università. Il Karaunj è costituito da numerosi strumenti di pietra, singoli e raggruppati. Le pietre hanno un'altezza che varia da 50 cm a 3 metri dal suolo e pesano fino a 10 tonnellate. Le pietre sono di basalto e sono state ricoperte nel tempo dall'erosione e da muschi colorati. Nella parte superiore di 85 pietre su 223 sono stati praticati fori rotondi di 4-5 cm. La superficie interna dei fori è trattata in modo speciale, liscia e ben conservata. Le pietre sono state scavate nella cava di una gola vicina e in seguito, dopo l'installazione nell'osservatorio, vi sono stati aperti dei fori per le osservazioni astronomiche. Tra gli antichi osservatori del mondo, secondo gli scienziati, la principale differenza tra Karaunj e Stonehenge in Inghilterra e Karnak in Francia sono proprio i fori nelle pietre.
Questi fori garantiscono un'elevata precisione di una particolare osservazione. Il peso e la resistenza della pietra l'hanno reso uno strumento molto stabile e affidabile per l'osservazione degli oggetti celesti per migliaia di anni. Alcuni scienziati tendono a credere che Karaunj fosse un antico spazioporto. È interessante notare che alcune pietre presentano pitture rupestri che raffigurano creature aliene o dischi galleggianti. Forse questo spiega la presenza di campi elettromagnetici nelle pietre. Il più antico osservatorio di Karaunj è datato, secondo diverse fonti, da 7500 a 12.000 anni. L'accademico Paris Guérouni ha stabilito che l'età del complesso non è inferiore a 7500 anni, ritenendo inoltre che la storia dell'astronomia armena risalga a più di 25.000 anni fa. Il professor Bochkaryov, utilizzando metodi di ricerca moderni, ha concluso che l'osservatorio ha più di 9.000 anni. Graham Hancock, specialista di civiltà antiche, ritiene che la storia di Karaunj abbia almeno 12.000 anni. Tutte queste ricerche indicano che Karaunj è molto più antica della famosa Stonehenge, che ha circa 5.000 anni. La ricerca è stata condotta utilizzando 4 metodi rigorosamente scientifici. Sono stati esaminati 223 megaliti, 85 dei quali presentano fori passanti. Gli strumenti astronomici rinvenuti erano angolari, telescopi, angolari solari, periscopi e così via. Secondo i risultati di queste spedizioni, Karaunj è senza dubbio uno degli osservatori più antichi del mondo. Nel 2016 il National Geographic ha inserito il complesso di Zohar Karev nell'elenco dei luoghi più antichi per osservare il cielo stellato. Verso sera siamo arrivati nella città di Xixian, dove si stavano svolgendo un festival folcloristico, un concerto con canti e danze popolari, una fiera con cucina nazionale, vendita dei prodotti locali, dolci, souvenir, artigianato. Tutti celebravano avvicinarsi dell'antico capodanno armeno Navasart. Il nostro numeroso gruppo ha anche assistito a un film e a un incontro con Vazgen Gevorkyan, che ha spiegato la sua teoria. Continuerò il racconto dalle parole del ricercatore indipendente Vazgen Gevorkyan, la cui attività scientifica è degno di rispetto e la sua perseveranza, scrupolosità confermano che tutte le sue ricerche non sono solo affidabili, ma sono tratte da fonti purissime, da lui verificate 1000 volte. Nelle tradizioni di diverse nazioni si è conservato il ricordo della celebrazione annuale dell'inizio dell'estate astronomica. Poiché il posto centrale sarà dato alla costellazione di Orione, vorrei spendere qualche parola su di essa. Orione è la costellazione equatoriale più luminosa e più lontana, e quindi la più stabile per le osservazioni. Inoltre, il nostro sistema solare si trova nel braccio di Orione e lo segue fino al centro della galassia, essendo sotto la sua influenza. La costellazione di Orione era la più venerata e persino divinizzata da molti nelle civiltà antiche. Nelle antiche annali armeni la costellazione di Orione era chiamata costellazione dell'antenato di tutti gli armeni, Haik. Nei russi era Svyatogor, negli egizi Assar o Ossiride, nei Maya Veracocha, negli Aztechi Quetzalcoatl, nei Sumeri Papsukal, nei persiani Misra, Mitra, negli Indù Vishvadeva, eccetera. Per gli armeni la costellazione di Orione porta il nome del progenitore di Haik, chiamato la costellazione di Haik.
È notevole che Haik non sia mai stato un dio per il suo popolo. Nella memoria del popolo armeno, Haik è impresso come immagine generalizzante. È l'antenato, il progenitore degli armeni, il vincitore e il liberatore, il fondatore dello Stato, delle scienze naturali e del calendario, il legislatore su scala planetaria cosmo, che assicura l'integrità dell'universo, il legame indissolubile tra cielo e terra, uomo e cosmo. Da Haik deriva il nome stesso degli armeni, Hai, la loro patria Hayastan, che letteralmente si traduce come una casa, un luogo, uno spazio per osservare le informazioni stellari. L'antica parola armena Haf si traduce come nonno, bisnonno, l'inizio degli inizi. Qui Haik funge da bisnonno e da inizio degli inizi. Da qui deriva la parola Havat, fede, e Havassar, letteralmente equilibrio. E secondo i significati radicali significa letteralmente informazioni sull'inizio del tempo da parte della costellazione Haik. Il complesso megalitico chiamato Karaunj o Zorazkarer si trova nel sud dell'Armenia, nella regione di Syunik. Così, verso le 4 del mattino, il nostro gruppo è arrivato sul posto. Il numero di auto e il flusso di persone che si muovevano verso l'osservatorio era incredibile. Le persone provenivano da diverse parti del mondo: America, Inghilterra, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Giappone, Russia e naturalmente dall'Armenia. Nel buio pesto, con l'aiuto di torce e telefoni, le persone hanno illuminato il loro cammino. Tutti erano di buon umore. Nell'aria si respirava un'atmosfera di attesa di un miracolo. Mi ha colpito il cielo sopra Karaunj, cosparso di miriadi di stelle, un cielo che a me, cittadino incallito, manca tanto. Non ricordo un cielo simile. Faceva molto freddo, ma la gente era preparata, con vestiti caldi e coperte, tutti seduti a terra e si chiedevano l'un l'altro di spegnere le lanterne, in modo che la luce non oscurasse il cielo senza fine, con innumerevoli stelle. L'altro parlante è stato acceso e Vazgen Gevorkian ha iniziato a raccontare, spiegare e di tanto in tanto indicare alcune stelle con un raggio laser. Continuerà la storia dalle parole del ricercatore. Nell'antichità esistevano diversi calendari. L'antico calendario armeno fisso, Haikan, così come il calendario egiziano e l'antico calendario persiano, avevano 13 mesi, 12 dei quali avevano 30 giorni ciascuno, e il 13° mese era composto da 5 giorni. Per gli egiziani questo mese era chiamato il mese della nascita degli dei. Per gli antichi armeni il 13° mese è chiamato Avelans, che tradotto dall'armeno significa aggiuntivo e che letteralmente significa l'apparizione della costellazione di Haik Orione, che dà inizio al conteggio del tempo. E il primo giorno del 13° mese è il 6 agosto alle 6 del mattino, quando il Sole appare con un azimuth di 67,5 gradi. Si noti l'angolo di deviazione da est di 22,5 gradi. Secondo la legge del calendario Haikian, la prima ora del giorno iniziava con il sorgere del sole alle 6 del mattino ed era chiamata Haik, Haikgebaz, levata del sole, alba. Questo è logico, ma perché in elenco la 22esima ora, dalle 3 alle 4 del mattino, è segnato Aravot, che secondo i concetti attuali significa mattino. Una decifrazione ideologica degli antichi nomi armeni ci aiuterà in questo caso. Aravot, dove Ar
è prendere, ottenere, av, essere, vot e piede, movimento. Cioè prendi notizie del movimento celeste. In altre parole, Aravot indica qualche importante evento stellare e la legge che regola questa ora. Cosa succede dunque alle 4 del mattino? La spedizione di Gevorkyan ha visto per la prima volta questa immagine nel 2008 al monastero di Tatev. L'11 agosto, esattamente alle 4 del mattino, la costellazione di Haik Orione brillava sul lato orientale del cielo e proprio sopra l'ondeggiante colonna di Siun la cintura di Orione si ergeva in verticale, come se collegasse cielo e terra. Dal 2014 al 2017 sono state organizzate diverse spedizioni internazionali a Karaunj. L'obiettivo principale dell'esplorazione di Karaunj era quello di scoprire un megalite che indicava le costellazioni di Orione nel giorno di Navasart, il Capodanno armeno. E in questo giorno, l'11 agosto, alle 4 del mattino, che la cintura di Orione, 3 stelle della costellazione di Orione sono visibili attraverso i fori del 63esimo megalite centrale dell'antico osservatorio. Possiamo affermare con certezza il fatto che gli osservatori, gli astronomi dell'antica Karaunj, nella base dei calcoli del calendario attribuivano il ruolo dominante alla costellazione Haik Orione e al suo movimento rispetto all'equatore stellare. Grande precisione a 25.920 anni. Secondo Vazgen Gevorkyan, la costellazione di Orione lascia la zona di invisibilità nel ciclo annuale all'inizio di agosto ed è l'11 agosto alle 4 del mattino che avviene il culmine di questo processo, quando la stella superiore della cintura di Orione, Mintak Kshirk, raggiunge l'equatore celeste. Questo punto culminante viene raggiunto dalla costellazione di Orione una volta ogni 25.920 anni e segna la fine del vecchio anno cosmico e l'inizio del nuovo. È con l'aiuto di questo punto dell'equatore celeste che gli antichi scienziati calcolavano il tempo con precisione astronomica e creavano un calendario. Va detto che l'11 agosto è un giorno speciale. È da questo giorno che ha avuto inizio la festa principale degli armeni, il Capodanno stellare Navasart, quando gli armeni accolgono l'apparizione del loro antenato Haik, l'alba della costellazione di Orione. Secondo la definizione degli antichi storici armeni, Navasart Nor Asi Jamanakasharjan si traduce come il tempo delle nuove informazioni, o più precisamente il tempo del rinnovamento delle informazioni energetiche del nostro pianeta. Il Navasart è anche definito come Nav As Beretsav, che letteralmente significa una nave che porta informazioni al momento. Si tratta di un navigatore stellare che aggiorna periodicamente ogni anno le informazioni energetiche dello spazio in scala cosmoplanetaria. Diventa subito chiara la verità e l'ideologia delle parole orientamento e navigazione. Riportiamo il quadro completo del 13° mese. Il primo giorno del 13° mese, il 6 agosto alle 6 del mattino, il Sole appare sull'azimut di 67,5 gradi e il mese della nascita degli dei termina l'11 agosto con la formazione della cintura Haik Orion su Siun. Alle 4 del mattino, sull'azimo di 98 gradi e ad un'altezza di 7 gradi sopra l'orizzonte, è il sorgere della stella Betelgeuse,
una delle stelle principali della costellazione di Orione, in armeno Lusaber, portatrice di luce. Sorge direttamente ad est allo zenit con un azimut di 89 gradi. L'11 agosto il Sole sorge ad un azimut di 69 gradi 2 ore dopo il sorgere di Orione, completando la tripla correlazione completa dei astri celesti. Si tratta di quell'equilibrio celeste che si crea una volta ogni 25.920 anni, un anno stellare, quando la cintura di Orione raggiunge il suo punto culminante, raggiunge praticamente l'equatore celeste ed è correlata al movimento del Sole da un ciclo di 1460 anni. Per completare il quadro è impossibile non menzionare l'eterna compagna di Hyk Orione, la stella della costellazione del grande cane Sirio, il cane di Hyk. Il ciclo completo dello scambio di energia si completa esattamente con il sorgere di questa stella. Questo è confermato anche dalle misurazioni effettuate. La cintura di Orione è una sorta di pendolo stellare che per 12.960 anni scende al punto più basso del suo movimento e per i successivi 12.960 anni sale al punto più alto, avvicinandosi al massimo all'equatore celeste. Attualmente la cintura di Orione si è avvicinata al massimo all'equatore celeste e l'ha praticamente raggiunto, ha raggiunto il suo culmine. Questo significa l'inizio di un nuovo anno stellare e osservare tali fenomeni dall'osservatorio Karaunj era possibile solo 25.920 anni fa e che fornisce alcune basi per la revisione della datazione di Karaunj. A proposito, l'11 agosto 2007 in Armenia si è celebrato il nuovo anno 4500 secondo l'antico calendario armeno. Gli scienziati hanno misurato gli indicatori del flusso che è sceso sulla Terra alle 4 del mattino e ha attivato quei campi energetico-informativi che sono responsabili della manifestazione della matrice a 5 dimensioni sul nostro pianeta. Molti di coloro che erano presenti a Karaunj la notte di Navasart sono venuti qui di proposito, consapevolmente, proprio per sincronizzarsi con il flusso temporale a 5 dimensioni. Le misurazioni che vedete sono documenti ufficiali, sono state effettuate dal 10 all'11 agosto da Mosca e da Yerevan e coincidono al 100%, mentre le misurazioni dell'attuale anno 2023 sono radicalmente diverse da quelle del 2022 e di tutti gli anni precedenti. Gli scienziati che hanno partecipato alla misurazione del processo di indulgenza del nuovo flusso temporale confermano che quest'anno si è trattato di un'enorme impennata, una ripolarizzazione quantistica. La decifrazione dei valori energetici ha sconvolto gli scienziati e ha permesso di affermare che la transizione quantica è avvenuta e che la sottile realtà quantistica a 5 dimensioni è già la nostra realtà, che questo era il punto di ripartenza. È come se l'11 il flusso scendesse e l'intero programma informativo della Terra venisse riavviato, è come se tutto ricominciasse da zero. Vorrei menzionare un altro punto importante dell'antico calendario armeno.
Il calendario giuliano, che include l'anno bisestile, introduce un disallineamento temporale, poiché in realtà quelle 6 ore aggiuntive ogni anno si accumulano nel delta dell'anno, influenzando il nostro tempo e la percezione. La Terra non si muove in cerchio ma in una spirale e queste 6 ore si distribuiscono lungo l'anno, influenzando i cicli temporali e i nostri orologi, ma questo fatto è spesso trascurato. Inoltre ci sono 5 giorni aggiuntivi nel delta della spirale, poiché la Terra ruota su un asse di 360 gradi. Ogni anno, secondo il vecchio calendario, inizia un nuovo ciclo e se si vive secondo questo calendario si avrà un giorno in più a febbraio, influenzando la sincronizzazione con il tempo. L'anno bisestile è tradizionalmente visto come un periodo di tensioni e difficoltà, forse perché siamo disallineati con i cicli naturali della Terra e le sue energie vibrazionali. Questo disallineamento porta a difficoltà e negatività nella vita delle persone. Se si sincronizzano correttamente i giorni e si allineano con i cicli cosmici, si potrebbero ridurre significativamente varie difficoltà e tensioni, raggiungendo uno stato di armonia con il movimento della Terra e ricevendo un sostegno costante di energia e informazioni cosmiche. Zoravar Khar o Karaunj è un monumento preistorico che attira turisti e scienziati da tutto il mondo. È esattamente il tipo di luogo che vorrei visitare più di una volta. È un luogo che tutte le persone curiose, chiunque sia interessato alla storia e all'archeologia, dovrebbero assolutamente visitare.